Ciao, ti do il benvenuto su InfenMath. Oggi voglio approfondire il discorso sulla nuovissima funzione matrice dinamica raggruppa per, mostrandoti come gestire al meglio sia i raggruppamenti per data che gli ordinamenti multipli. Ti voglio inoltre mostrare a cosa serve l'ultimo parametro della funzione, il parametro Field Relationship, di cui non ti ho ancora parlato. Se non hai ancora guardato il mio tutorial precedente sulla funzione raggruppa per, ti consiglio di visionarlo prima di continuare la riproduzione di questo video. Ora procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Selezionando un prodotto dall'elenco, voglio determinare le quantità vendute e i fatturati annuali relativi al prodotto selezionato. In Excel esiste la funzione anno, che permette di estrapolare l'anno da una data. La sua sintassi è molto semplice, è sufficiente digitare uguale anno, aprir la tonda, selezionare una qualsiasi data e premere invio, e in un attimo l'anno sarà individuato. Esiste anche la funzione mese, che ha la stessa sintassi, uguale mese, aperta la tonda, si seleziona una qualsiasi data e si preme invio. Verrà immediatamente individuato il numero del mese dell'anno. In questo esempio, infatti, la data apparteneva al mese di gennaio, che è il mese numero 1. Detto questo, annulliamo le modifiche, posizioniamoci in cella H5 ed inseriamo la funzione raggruppa per uguale raggruppa tab. Come campo di riga utilizziamo la funzione anno, apriamo la tonda e selezioniamo la prima colonna senza le intestazioni, chiudiamo la parentesi tonda della funzione anno e digitiamo punto e virgola. Come valori selezioniamo le colonne quantità e importo senza le intestazioni. Digitiamo di nuovo punto e virgola e passiamo alla funzione. Selezioniamo la somma con un doppio clic, punto e virgola per passare al quarto argomento e siccome ho già scritto le intestazioni a mano, posso omettere tale argomento digitando punto e virgola oppure potrei scrivere 0. Ometto anche il quinto argomento con un altro punto e virgola e anche il sesto argomento. A questo punto, con il settimo argomento, voglio filtrare la matrice in base al prodotto selezionato. Digito Alt invio per andare a capo, premo qualche volta la barra spaziatrice in modo da allineare la formula qui appena a destra della parentesi tonda, seleziono la colonna prodotto con un singolo clic qui nell'intestazione e uguaglio i valori di tale colonna ai valori che si trovano nella cella I2 contenente il nome del prodotto selezionato. Chiudo la parentesi e premo invio. Come puoi notare, Excel ha suddiviso le vendite per anno, ha calcolato le quantità vendute e gli importi ed anche i totali complessivi. Il tuo compito sarà solo quello di formattare adeguatamente le celle e di allineare il loro contenuto nel modo più opportuno. Passiamo ora a un secondo esempio. Selezionando il nome di una regione, voglio calcolare i fatturati mensili visualizzando anche i subtotali. Come vedi, ho già predisposto le intestazioni di colonna. Voglio l'anno, il mese e l'importo delle vendite. Mi posiziono in cella H15 ed inserisco la funzione raggruppa per. Siccome nei campi di riga voglio sia l'anno che il mese, e quindi due colonne, allineo queste due colonne utilizzando la funzione stack oriz. Tab, come prima matrice, utilizzando la funzione anno, individuo gli anni di appartenenza delle date presenti nella prima colonna, che seleziono senza intestazioni, cioè con un singolo clic. Chiudo la parentesi della funzione anno, premo punto e virgola ed utilizzo la funzione mese per inserire una seconda colonna in cui vengono riportati i numeri dei mesi. Seleziono di nuovo la colonna data con un singolo clic, chiudo la parentesi della funzione mese ed anche la parentesi della funzione stack oriz. Premo punto e virgola e passo al secondo argomento della funzione raggruppa per. Seleziono le colonne quantità e importo senza le intestazioni. Premo punto e virgola e siccome la funzione si sta allungando un po' troppo, premo Alt invio per andare a capo. Successivamente mi posiziono qui nella barra della formula e premo un po' di volte la barra spaziatrice fino ad allineare correttamente il terzo argomento della funzione. Siccome non è più visibile lo screen tip, digito somma,
seleziono con un doppio clic la funzione somma, digito punto e virgola, siccome non mi servono intestazioni, digito di nuovo punto e virgola per passare al quinto argomento e siccome voglio visualizzare totali e subtotali, digito 2 oppure lo seleziono dall'elenco. Digito punto e virgola e ometto anche il sesto argomento che non mi interessa e passo al filtro. Seleziono la colonna regione e la uguaglio al contenuto della cella I12 in cui c'è scritto Liguria. Chiudo la parentesi e premo invio. Come puoi notare sono presenti gli anni, i mesi relativi a ciascun anno, ovviamente solo quelli in cui sono state effettuate vendite, i subtotali relativi ad ogni anno e anche il totale complessivo. Se vuoi evidenziare i totali e i subtotali in modo automatico, ti consiglio la visione del video precedente sulla funzione raggruppa per. Siccome però vedere l'anno riportato più volte è veramente fastidioso, ti ricordo come si fa a evitare di visualizzarlo utilizzando la formattazione condizionale. Dopo aver selezionato questa prima colonna, vai su Home, formattazione condizionale, nuova regola, utilizza una formula. Posizionati in questo campo di inserimento, seleziona la prima cella dell'elenco, premi 3 volte il tasto F4 per rendere il riferimento relativo, digita uguale e clicca sulla cella soprastante, premendo ancora 3 volte il tasto F4. In questo modo, quando il contenuto di una cella sarà uguale al contenuto della cella soprastante, la cella verrà formattata nel modo da noi stabilito. Io voglio solamente che il colore del carattere sia bianco, cioè praticamente invisibile. Confermo con OK e ancora con OK, ottenendo così il risultato desiderato, ciascun anno affiancato dal numero dei mesi dell'anno in cui sono state effettuate le vendite. Passiamo ora ad un nuovo esempio. Ti voglio ora mostrare come si effettua un ordinamento multiplo, cioè un ordinamento su più colonne. Vogliamo calcolare gli importi per venditore ordinati per regione decrescente e per venditore decrescente. Iniziamo a ordinare solamente per regione in senso decrescente. Inseriamo la funzione raggruppa per e siccome nei campi di riga dobbiamo inserire sia i venditori che le regioni, dobbiamo utilizzare la funzione stack oriz tab. Come primo argomento seleziono con un doppio clic la colonna venditore comprese le intestazioni, digito punto e virgola e sempre con un doppio clic seleziono la regione comprese le intestazioni. Chiudo la parentesi della funzione stack oriz, digito punto e virgola e premo Alt invio per andare a capo. Successivamente mi posiziono qui nella seconda linea della barra della formula e come secondo argomento della funzione raggruppa per seleziono la colonna importo con un doppio clic. Digito punto e virgola e scelgo la funzione somma, doppio clic. Punto e virgola di nuovo per passare alle intestazioni. Decido di mostrarle selezionando l'opzione numero 3 e dopo aver digitato punto e virgola, scelgo l'opzione numero 2 per inserire i totali complessivi e i subtotali. Digito di nuovo punto e virgola e siccome voglio un ordinamento per regione in senso decrescente e regione è la seconda colonna della matrice, digito -2. A questo punto posso chiudere la parentesi tonda e premere invio. Finora dunque niente di nuovo, però ora voglio un secondo ordinamento per venditore in senso decrescente. Quando vuoi inserire un doppio ordinamento o anche un ordinamento multiplo, devi inserire una parentesi graffa e se non hai presente il simbolo sulla tastiera puoi premere Alt 123, inserire il primo ordinamento, -2, digitare backslash per passare alla seconda colonna di ordinamento e siccome i venditori sono in prima colonna dovrei digitare 1, ma siccome voglio l'ordinamento decrescente digito -1. Chiudo la parentesi graffa con Alt 125 e premo invio. Come puoi notare, i dati sono davvero ordinati per regione in senso decrescente e per venditore in senso decrescente. Riepilogando, quando vuoi un ordinamento multiplo, devi racchiudere fra parentesi graffe i numeri relativi alle colonne che vuoi ordinare, con più se vuoi un ordinamento crescente, con meno se vuoi un ordinamento decrescente. Tali numeri devono essere separati fra loro da un simbolo backslash. E se noi volessimo invece ordinare prima per regione e poi per venditore,
Come possiamo fare? È qui che interviene l'ottavo argomento della funzione raggruppa per, l'argomento Field Relationship. Digito 2 volte punto e virgola per passare a tale argomento e vedo che con 0 oppure valore omesso si ha la gerarchia predefinita, cioè la matrice viene ordinata da sinistra verso destra rispettando le gerarchie. Questa opzione permette di visualizzare i subtotali, infatti digitando 0 e premendo invio non varia nulla. Inserendo invece il valore 1, come vedrai premendo invio avremo un errore, poiché tale opzione si utilizza quando i campi non fanno parte di una gerarchia e con tale opzione non è possibile visualizzare i subtotali. Premo invio e ottengo l'errore. Devo quindi intervenire nel quinto argomento della funzione e sostituire il 2, che corrisponde a totali complessivi e subtotali, con l'1, l'opzione predefinita che consente di mostrare solamente i totali complessivi. Premendo invio, ottengo un ordinamento prima per regione e poi per venditore. Se volessi l'ordinamento opposto, non dovrei far altro che scrivere prima -1 e poi -2. Premendo invio, torniamo alla situazione precedente. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!